Quando pensiamo al crimine organizzato, l'immagine mentale è quasi sempre legata ad azioni eclatanti, giusto? Conflitti a fuoco, violenza palese, insomma, scene da film. Ma c'è da chiedersi una cosa fondamentale. La forza di queste organizzazioni si basa davvero, e sottolineo davvero, solo sull'intimidazione fisica? O c'è un metodo molto più silenzioso e incredibilmente ancor più pervasivo per ottenere e mantenere il potere? Ecco, in questa analisi esploreremo un vero e proprio mistero economico. Scopriremo come i gruppi criminali riescano a distorcere l'economia legale dall'interno, letteralmente prendendo il controllo delle istituzioni senza nemmeno il bisogno di estrarre un'arma. È arrivato il momento di guardare da vicino le dinamiche invisibili che governano le finanze pubbliche. Da un lato abbiamo la percezione comune, il crimine misurato attraverso omicidi e reati violenti. Tuttavia, la ricerca economica di Marco Di Cataldo e Nicola Mastrorocco ci mette davanti a una realtà ben diversa. Oggi il vero potere si consolida attraverso accordi silenti, i cosiddetti crimini dei colletti bianchi. La violenza è solo la proverbiale punta dell'iceberg. Il vero devastante impatto economico si verifica quando queste organizzazioni si siedono ai tavoli dove vengono prese le decisioni finanziarie, confondendosi in modo quasi perfetto all'interno della lenta burocrazia statale. Politica e criminalità organizzata. Il cuore di tutta questa faccenda risiede proprio in questa intersezione. Non si tratta di minacciare i politici dall'esterno, ma di catturarli dall'interno. L'obiettivo? Guidare la mano di chi decide dove vanno a finire i soldi pubblici. Assistiamo a una manipolazione totale, in cui i criminali diventano a tutti gli effetti dei partner occulti, ma potentissimi degli amministratori locali. Per capire esattamente di cosa stiamo parlando, ci serve una definizione chiara. Parliamo di infiltrazione criminale, quando gruppi illeciti catturano politici locali per manipolare le decisioni pubbliche a proprio totale favore. Lo studio che stiamo esaminando analizza questo fenomeno in un arco temporale critico che va dal 1998 al 2016. E attenzione, non stiamo parlando di corruzione casuale, parliamo di una vera e propria strategia sistematica, studiata a tavolino, per piegare la macchina pubblica agli interessi economici del crimine. Misurare le infiltrazioni mafiose. Qui sorge la grande sfida per gli economisti. Come si fa a quantificare un fenomeno che è stato progettato apposta per non essere visto? La soluzione, onestamente geniale, l'hanno trovata nella legge 164 del 1991. Questa normativa permette lo scioglimento dei consigli comunali proprio quando emergono prove di collusione tra funzionari eletti e mafia. Usare l'applicazione di questa legge fornisce di fatto una mappa documentata e inequivocabile di dove e quando l'infiltrazione è diventata realtà. Guardando la distribuzione geografica di questi scioglimenti, ci si rende subito conto che l'infiltrazione non è una teoria astratta da studiosi, è un fenomeno tangibile, misurabile, con un impatto pesantissimo su specifiche aree del territorio nazionale. Quella densità di scioglimenti che emerge dai dati indica, senza troppi giri di parole, le zone in cui la presenza criminale ha smesso di essere un'eccezione ed è diventata sistema. Inevitabilmente il focus dell'analisi si stringe sul sud Italia. Calabria, Campania e Sicilia formano il campione principale di questo studio perché rappresentano le regioni in cui il radicamento storico delle organizzazioni criminali è più profondo. Proprio per questo offrono ai ricercatori la mole di dati necessaria per capire a fondo le conseguenze economiche, quelle reali, di questi patti illeciti. L'impatto sulle risorse pubbliche. Dopo aver stabilito dove avviene l'infiltrazione e come misurarla, c'è una domanda analitica enorme a cui rispondere. In che modo questa cattura politica altera nel concreto le finanze pubbliche e i soldi dei cittadini, quando un municipio finisce sotto l'influenza del crimine? Ecco, questo è il vero terreno di gioco. È qui che le decisioni di spesa vengono letteralmente dirottate per alimentare l'economia illegale. Ma come funziona nella pratica questo meccanismo? Si sviluppa in 3 passaggi chiave. Primo passo, le elezioni. Attenzione, qui non sono viste solo come un momento democratico, ma fungono da vero e proprio processo di reclutamento in cui i gruppi criminali selezionano la controparte politica ideale. Secondo passo, l'accordo. Viene stretto un patto nero su bianco, spessissimo prima ancora che i cittadini vadano a votare. Terzo e ultimo passo, la distorsione dei fondi pubblici. Una volta al potere, le priorità del comune cambiano magicamente. Non seguono più le necessità dei cittadini, ma le richieste strategiche del crimine organizzato. C'è un numero che spiega in gran parte perché questo sistema riesca a prosperare indisturbato: 71%. Questo è l'impressionante tasso di turnover degli amministratori locali in queste regioni. In pratica lasciano la politica entro 5 anni.
Si potrebbe pensare che questa instabilità costante sia un problema, e invece no, è un'enorme opportunità. Le continue elezioni e i frequenti cambi di poltrona offrono ai gruppi criminali occasioni infinite per rinegoziare gli accordi e infiltrare nuovi candidati. E passiamo dalla teoria alla cruda realtà dei fatti documentata da casi clamorosi. Prendiamo il comune di Griceniano di Aversa. Lì un sindaco aveva stretto un vero e proprio contratto preelettorale promettendo futuri benefici finanziari al clan camorristico in cambio di voti. Questo ci sbatte in faccia l'aspetto puramente transazionale di questa politica infiltrata, il supporto elettorale scambiato in modo del tutto calcolato ed esplicito per l'accesso illimitato alle casse del comune. Puro calcolo. Costruzioni e gestione rifiuti. Ed è proprio verso questi specifici settori dell'economia legale che fiumi di denaro vengono convogliati. E non è affatto un caso, parliamo di settori ad altissima intensità di capitale, dove i contratti pubblici sono generosi e dove il controllo fisico del territorio, tipico delle mafie, garantisce un vantaggio competitivo illecito praticamente imbattibile. I risultati statistici confermano una tendenza inequivocabile. I comuni infiltrati destinano in media moltissime più risorse agli investimenti in costruzioni e alla gestione dei rifiuti. Ma qui emerge un paradosso quasi folle. Nonostante si spenda di più per la gestione dei rifiuti, questi stessi comuni mostrano una minore efficacia nella riscossione delle tasse su quello stesso servizio. In sintesi, da un lato si aprono i rubinetti della spesa pubblica per foraggiare le aziende vicine ai clan, dall'altro si chiude un occhio sulla riscossione fiscale, creando un doppio, pesantissimo danno per le casse della comunità. Ovviamente, per far sì che i candidati prescelti vincano e che questo flusso di soldi continui, le organizzazioni criminali non lasciano assolutamente nulla al caso. Le indagini svolte a Seminara, in Calabria, descrivono un'azione metodica di compravendita di voti. L'infiltrazione non si affida semplicemente alla speranza di vincere, si assicura il controllo del processo democratico tramite scambi illeciti, influenzando direttamente la volontà dell'elettorato per blindare i propri affari. Il vero costo economico. Tutto questo meccanismo ci porta inevitabilmente a riflettere sulle conseguenze sistemiche a lungo termine per l'intera economia legale. L'allocazione distorta dei fondi frena lo sviluppo reale, soffoca la libera concorrenza tra le imprese sane e, cosa peggiore, drena risorse vitali che dovrebbero essere investite in servizi essenziali come l'istruzione o le infrastrutture sociali. Il risultato? Interi territori vengono condannati a un ritardo cronico. La gravità assoluta della situazione si riassume in questo amaro contrasto. Da una parte, lo scopo legittimo dei fondi pubblici destinati al benessere della comunità. Dall'altra, quelle stesse risorse dirottate sistematicamente verso i settori strategici del crimine. Questa strategia del silenzio, fatta di firme, delibere e appalti pilotati, risulta pericolosa tanto quanto, se non di più, della violenza esplicita. Logora le istituzioni dal profondo, lentamente, senza mai destare il clamore di un atto di sangue. La ricerca accademica ci svela dunque un meccanismo sofisticato e dannoso, in cui i colletti bianchi e il crimine organizzato fondono i propri interessi ai danni di tutti noi. E se pensiamo che gli scioglimenti dei comuni sono l'unico strumento visibile per misurare questo fenomeno, emerge una domanda finale davvero inquietante, su cui vale la pena riflettere. Quello che abbiamo misurato finora è solo la punta del problema. Quanto è realmente profondo, là sotto, l'iceberg dell'economia infiltrata nei comuni italiani, costantemente nascosto sotto la superficie silenziosa della burocrazia quotidiana?